È facile lasciarsi prendere la mano e passare da una mod a 10 mods e via dicendo. Sono uno strumento gratuito fondamentale per trasformare l'esperienza in ogni videogioco. Total War Warhammer 3 non è assolutamente da meno. Se mi conoscete già saprete benissimo che curo tantissime collezioni. In questo video di oggi voglio riassumervi tutte le mod migliori del 2025. Piccola doverosa premessa, non sarà uno showcase al dettaglio, ma cercherò di presentarvi tutto in poche parole, nel rispetto del vostro tempo. Io sono Tirannomatto e come sempre andiamo subito dritto al sodo. Con la patch di dicembre la Creative Assembly ha rilasciato il nuovo mod manager in accesso anticipato. Lo sto testando con le mie varie collezioni di mod e ve ne parlo perché la maggior parte delle mod che vi presenterò a brevissimo dipendono da altre mod come la Mixer o la Audio Mixer. Quindi a seconda delle dipendenze vedete comunque di sottoscrivere tutto ciò che vi viene richiesto nelle pagine delle mod. Partiamo subito con quella più fondamentale fra tutte, la Immortal Empire Expanded. Sviluppata da Chaos Robbie, apre tutta una serie di regioni per ora vuote nella mappa vanilla. Oltre ad aggiungere i 2 subcontinenti di Indekuresh, va ad aggiungere tantissime espansioni alle desolazioni del caos nel nord e nel sud, aggiungendo arcipelaghi di isole come il Nippon o tanti altri dai nomi impronunciabili, o buffi come le Zarmuda. Non si tratta solo di una mera espansione di aree giocabili, assolutamente no. Vengono aggiunte delle fazioni placeholder in giro per il mondo espanso da Chaos Robbie e così sfrutto l'occasione per consigliarvi tutto ciò che viene prodotto dal team SCM, partendo proprio dalla LCCP. No, non si tratta di una repubblica sovietica, anzi si parla di 16 nuovi lord leggendari sparsi in tutte le regioni ampliate dall'Immortal Empire Expanded. Sono 15 nuove fazioni con 12 culture con meccaniche uniche, ma ci sono anche altre mod SCM degne di nota e che vi consiglio perché nel 2025 sono state aggiornate consistentemente. Prima fra tutte SCM Marienburg, che va ad espandere la famosissima città portuale del vecchio mondo. Oltre alla fazione principale, sotto il comando di Jean van de Kupiers, il Burgermeister della città dei mercanti, avremo a disposizione nel mondo di Indekuresh espanso ben altre 3 fazioni, dal culto di Manan a 2 casate decadute della città, in spedizione alla ricerca di ricchezze. Inoltre è presente anche il grande terrore della desolazione, una nuova fazione per la razza dei conti vampiro, quella del Signore delle Ombre, Mundvard il Crudele. Un sacco di capisaldi, reggimenti della fama, agenti ed oggetti, oltre che eroi e lord. La SCM Marienburg si è rimboccata le maniche e si è anche massaggiata la pancia la squadra SCM con Might of the Maw, una mod che va ad aggiungere ben 10 lord leggendari e sottofazioni ai regni degli ogre, con 10 eroi leggendari e più di 80 unità uniche, che spaziano da halfling, noblar lanciatori di padelle, fino a mostri terribili delle montagne del lamento e addirittura ogre posseduti da corni in persona. Per non parlare poi degli ogre pirata. Ogni tribù ha le sue dinamiche uniche, meccaniche di campagna che a volte però richiedono il possesso di alcuni DLC. Vi conviene dare una lettura ai dettagli sulla pagina del workshop. Ultima SCM, ma non per importanza, la Tribes of the North, che aveva già reworkato la Norsca prima che la Creative Assembly lo facesse con la 7.0. Tale mod aggiunge ben 19 nuovi lord per le tribù barbariche, con 25 nuovi eroi leggendari, un insieme di meccaniche, di dinamiche, di oggetti e di unità, tantissimi reskin con il flavor dipendente dalla tribù stessa, che va ad arricchire e personalizzare, anche con tanta narrativa, l'esperienza di ognuna di queste fazioni della Norsca. Con il rework vanilla che è stato applicato nell'ultima patch, questa mod è fondamentale per un'esperienza a tutto tondo nel nord e nelle desolazioni. Fra le migliori mod aggiornate durante il corso del 2025, per quanto siano un attimo in pausa, ci sono quelle di un nostro connazionale italiano, lo Zio Crew, che ha sviluppato un insieme di asset grafici per i reskin dell'impero, degli orchi e di tante altre fazioni in corso di sviluppo. E
Non solo, grazie a lui, oltre ai reskin, abbiamo a disposizione anche i gruppi di comando per gli orchi e l'impero, che vanno a personalizzare non tutte le unità ovviamente, ma moltissime, con tanto di compatibilità per grandi mod dell'impero come la Sigmar Airs. Ma non è tutto! Come magari avete già notato nell'introduzione di questo video, ha sviluppato anche una mod per un'unità particolare dei Pelle Verde, il carro a vapore razziato. Con questa mod ancora in corso di sviluppo ma molto curata e con tante varianti, gli orchi e i goblin avranno a disposizione un carro a vapore, ovviamente a tema a livello di statistiche ed abilità con le orde di Pelle Verde. Un saluto allo zio Cru e speriamo che le sue mod tornino operative il prima possibile. La prossima mod è gigantesca e ve ne parlerò di sicuro meglio in futuro. Si parla della Champions of Undeath. Sviluppata dal Q-Team, questa mod va a fornire una sottofazione unica ai conti vampiro, l'Ordo Draconis, comandato da Vala Carcon in persona e capace, con una serie di eventi narrativi, anche di ottenere il leggendario Aborash, il capostipite della dinastia dei draghi sanguinari. Questa stirpe di sangue dei vampiri viene caratterizzata con nuove meccaniche incredibili. Funzioneremo un po' come i guerrieri del caos, ma non potremo costruire le nostre roccaforti dovunque. E i nostri lord si comporteranno come un'orda. Avremo 3 nuovi tipi di risorse e dovremo cercare le grandi librerie dell'ordine. E in realtà questo ordine non è solo l'Ordo Draconis. Sono presenti anche l'Ordo Profundum e l'Ordo Templaris, fornendo non soltanto a noi, ma a tutti i conti vampiro, delle unità d'elite a seconda di alcuni capisaldi che si possono trovare sia nella Costa dei Vampiri, sia in Silvania. Più diverse chicche in giro per il mondo. Questa mod fornisce una sottofazione d'elite per i conti vampiro, che gioca molto più lentamente, deve sopravvivere e soprattutto deve sconfiggere mano a mano sempre più nemici, così che i nostri vampiri possano potenziarsi sempre di più. Perché per la stirpe del drago di sangue tutto ciò che conta è la potenza e l'onore di un buon combattimento, così che la ricompensa sia ancora più dolce. Ci sono veramente tantissime submod per la Champions of Undeath. È una mod abbastanza impegnativa anche per le nostre macchine, ma rimandiamo questa discussione al futuro. Tornando a delle meccaniche generali di campagna, una mod che mi ha accompagnato per tutto il 2025 è stata la Seasons and Holidays. Non soltanto va a integrare alcune festività e ricorrenze lore friendly del mondo di Warhammer Fantasy all'interno di tutte le campagne con tutte le fazioni, ma aggiunge dei modificatori a seconda della turnazione che vanno a darci la sensazione di vivere una campagna in evoluzione. Le stagioni infatti soprattutto influiranno sui campi di battaglia ed alcuni eventi specifici nel calendario del mondo di Mallus andranno a dare ad alcune fazioni dei bonus temporanei, arricchendo di molto l'immersione. In chiusura non posso che parlarvi delle Expanded Compilation, dai reggimenti della fama che vanno a dare un sacco di nuove unità specifiche agli uomini bestia, Bretonnia, i nani del caos, gli elfi oscuri, l'impero, i Pelle Verde, Kislev, gli uomini lucertola, i re dei sepolcri e gli elfi silvani, fino alla sua controparte sempre sviluppata da Decomposed, la Expanded Roster Compilation, che aggiunge veramente tantissime unità di base per tutte queste fazioni elencate. Il vantaggio di avere delle compilation nello Steam Workshop è di ridurre la quantità di mod caricate, seppure magari la compilation sé per sé, comprendendole tutte, pesi un po' di più. Questa è la mia selezione delle migliori mod del 2025 per Total War Warhammer 3. Mi chiederete: Tiranno, ma tu che sei un matto, come mai non hai incluso le centinaia di mod che hai già nelle tue collezioni? È assolutamente vero, però arriveremo a Pasqua se dovessi elencarle tutte, e ho preferito selezionare quelle che sono rimaste durante la maggior parte dell'anno più aggiornate possibile rispetto a tutte le altre, nonostante tutti i vari hotfix, patch e contropatch che la CA ci ha fornito per ovviare a tutti i problemi di un anno abbastanza travagliato, ma che credo si sia chiuso in totale bellezza. Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere tanti nuovi showcase durante il 2026? Lasciatemi un commento, non dimenticatevi il like e grazie di cuore per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi ed essere rimasti fino alla fine di questo 2025 assieme a me. Questo è quanto, Tiranno Matto out e si spera alla prossima!